Ciao ragazzi, oggi parliamo di Robbie Robinson, detto The Black Prince e Mr. Lifestyle, ovvero il principe nero e Mr. Stile di vita, uno dei bodybuilder più affermati e ammirati di tutti i tempi. Un atleta la cui carriera sportiva ha attraversato ben 5 decadi, considerato che ancora oggi, alla soglia degli 80 anni, è attivo nell'allenarsi e promuovere lo sport e lo stile di vita del bodybuilding. Presente sul circuito professionistico IFBB sin dalla seconda metà degli anni 70, la carriera di Robbie ha attraversato tutta la Golden Era, in un continuo che dai tempi del docufilm Pumping Iron lo ha portato a diventare una delle massime espressioni del bodybuilding over 40, fatto suggellato nel 1994 con la vittoria della prima edizione del Mr. Olympia Master, fino a diventare un'icona del bodybuilding inteso come uno sport di vita. Un'attività salutare in grado di promuovere la forma fisica e la salute a lungo termine. Ma il contributo di Robbie alla storia del bodybuilding va oltre i piazzamenti in gara. Il suo spirito polemico e poco incline al silenzio lo ha portato a contestare le diverse contraddizioni che vedeva nella IFBB e nel sistema di gestione del bodybuilding, aprendo discussioni su argomenti inerenti alle discriminazioni razziali e la mancanza di un adeguato supporto economico per gli atleti. Un atteggiamento che se da un lato lo ha penalizzato nei risultati in gara, facendolo passare per uno dei contestatori del sistema e causandogli anche una squalifica a vita dalla IFBB, dall'altro ha sicuramente contribuito a migliorare la situazione per tanti atleti che sono arrivati in seguito. Oggi Robbie rimane un pioniere dello sport del bodybuilding, che continua ad ispirare gli appassionati per la sua forma fisica e longevità atletica. Un uomo che a 78 anni è ancora in grado di posare sul palco, stupendo gli spettatori, a sottolineare il valore della perseveranza nel seguire lo stile di vita del bodybuilding in modo corretto, un tributo al valore di una vita semplice. E Robbie questo lo dimostra coi fatti, non con le chiacchiere, promuovendo la sua filosofia di vita e sfoggiando risultati che lo rendono un esempio e un'ispirazione molto più forte di altri atleti, magari più titolati, ma che non hanno saputo reggere il test del tempo. Oggi ne ripercorriamo brevemente la storia e le gesta sportive. Enjoy! Robbie Robinson nasce il 24 maggio 1946 a Damascus, in Georgia, ma cresce a Tallahassee, in Florida, in una famiglia di 14 figli. Con una madre analfabeta e un padre contrabbandiere che abbandonerà i suoi 14 figli, Robbie si trova a doversi confrontare con le difficoltà della vita sin da bambino, affrontando sia problemi economici che problemi di salute. È infatti affetto da anemia falciforme, una malattia genetica ereditaria del sangue che lo fa sentire spesso debole. Fortunatamente Robbie trova nello sport un modo per incanalare positivamente le sue energie. A soli 5 anni scopre Jack LaLanne, un'icona del fitness dell'epoca, che lo ispira ad iniziare ad allenarsi sia a corpo libero che con i pesi. E la sua passione per il fitness paga i suoi dividendi. A scuola Robbie eccelle nello sport, sia nel football che nell'atletica leggera. Ma la vera ispirazione Robbie la trova nel bodybuilding, che vede sulle pagine delle riviste di Joe Weider e intorno ai 15 anni decide di cominciare a gareggiare. Ai tempi Robbie non poteva certo permettersi di frequentare una palestra, per cui si organizzò costruendosi un suo set di pesi liberi con rottami metallici recuperati nei dintorni, attrezzi con i quali cominciò a gettare le basi per costruire il suo fisico leggendario. Dotato di un'ottima linea e un buon bagaglio muscolare, ben presto Robbie si fa notare in gara in Florida e sulla costa dell'est e comincia ad immaginarsi un futuro come atleta professionista. Tuttavia, i contrattempi sono sempre in agguato e nel 1969 Robinson fu arruolato per la guerra del Vietnam. Fortunatamente fu di stanza nella Repubblica Dominicana e non partecipò ai combattimenti, ma dovette abbandonare le competizioni per un paio d'anni. Nel 1971, dopo 2 anni di servizio, tornò negli Stati Uniti più affamato che mai e pronto a tornare nel mondo delle gare. Il suo impegno e i risultati ottenuti in gara lo fanno conoscere nel settore ed i suoi sogni cominciano a concretizzarsi nel 1975, quando riceve una lettera da Joe Weider che lo invita a trasferirsi a Los Angeles per allenarsi insieme ai campioni professionisti alla Gold's Gym. Ai tempi Robbie era un veterano, aveva 29 anni e vantava la partecipazione ad oltre 300 competizioni dilettantistiche. Era la sua chiamata,
Robbie lasciò tutta la sua vita precedente per trasferirsi in California, con pochi dollari in tasca, nessuna certezza, ma grandi speranze. Arrivato a Los Angeles, armato solo di un sogno, Robbie non trovò nessuno ad aspettarlo e dovette arrabattarsi per diverso tempo per cominciare a vivere in quella città. Comunque, recatosi alla Gold's Gym, ebbe modo di vedere i campioni che lo avevano ispirato per anni: Arnold, Franco Columbu, Danny Gable, Bob Berson, tutti insieme ad allenarsi a piedi scalzi in quella palestra, un sogno che diventava realtà per Robbie. Il suo fisico non passava certo inosservato, ma per entrare a fare parte della banda dei campioni era necessario provare il proprio valore, e la leggenda narra che al suo arrivo alla Gold's Gym Robbie venne sfidato da Ken Waller ad eseguire 10 ripetizioni di distensioni su panca con manubri da 70 kg. E inaspettatamente Robbie, sebbene non abituato a usare carichi simili, fu in grado di eseguire una serie decente e convincere Ken Waller che era al loro livello, guadagnandosi sul campo il rispetto degli altri atleti professionisti. Così Robbie divenne uno dei frequentatori abituali della Gold's Gym e partner di allenamento di numerosi campioni, e ben presto i risultati in gara diedero ragione alle sue scelte di vita. Nel 1975 vincerà i titoli di Mister America e Mister World, nonché la categoria delle medie taglie al Mister Universo, conquistando la Pro Card IFBB. È l'inizio della sua lunga carriera come atleta professionista, che durerà 26 anni fino al 2001, un percorso che, seppur fra alti e bassi e contrasti con i vertici della federazione, che gli costarono negli anni '80 anche una sospensione a vita dalla IFBB, in seguito rientrata, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del bodybuilding. Con un peso in gara sui 91 kg, distribuiti su 1,70 m di statura, con braccia leggendarie e una V-shape accentuata, tra i punti salienti della sua carriera ricordiamo le vittorie alla Notte dei Campioni nel 1977 e 1978, le vittorie al Niagara Falls Pro Invitational del 1988 e al World Pro Championship del 1989, i 2 secondi posti al Mister Olympia del 1977 e 1978, ma soprattutto la vittoria al Mister Olympia Masters IFBB del 1994, dove si affermò inaspettatamente superando Boyer Coe e soprattutto Lou Ferrigno, che era atteso come vincitore di quella competizione. Robbie si prenderà ancora qualche bella soddisfazione vincendo la categoria over 50 al Mister Olympia Masters del 1997 e del 2000. Concluderà la carriera agonistica con un 4° posto al Mister Olympia Masters del 2001. Lasciate le gare, Robbie non ha certo dimenticato la passione per la palestra e lo stile di vita del bodybuilding e ha continuato ad allenarsi e a promuovere la sua visione del fitness in qualità di personal trainer e promotore di eventi sportivi. E ancora oggi, alla bella età di 78 anni, rimane attivo nel settore e conserva una forma fisica eccellente, che gli consente di fare esibizioni, continuando a ispirare e stupire gli spettatori. In palestra Robbie è un cultore delle metodiche di allenamento old school, basate sull'uso quasi esclusivo di bilancieri e manubri, con poche concessioni all'utilizzo delle macchine. Maestro del controllo muscolare e della connessione mente-muscolo, Robinson enfatizza l'importanza di curare la postura e la forma di esecuzione dei movimenti negli esercizi e afferma di non essersi mai infortunato in palestra durante la sua lunga carriera sportiva, un fatto che sicuramente ha contribuito molto alla sua capacità di mantenersi in ottima forma ancora oggi, alla soglia degli 80 anni. Nel tempo Robbie ha provato numerosi metodi di allenamento. Ricorda che agli inizi si allenava con grande passione ma senza troppa cognizione di causa, seguendo tutti i giorni una routine full body con uno schema 10x10. Poi nel tempo, con l'esperienza, ha modificato il suo approccio, adottando metodiche di allenamento più sofisticate. All'apice della sua carriera, la sua routine di allenamento era strutturata su una programmazione di 2 settimane, durante le quali alternava una settimana cosiddetta pesante con una settimana leggera, all'interno delle quali adottava una split costituita da 3 giorni di allenamento seguiti da un giorno di riposo, per poi ripetere il ciclo. Nella settimana pesante Robbie adottava una scheda prefissata del tipo: giorno 1 petto e schiena, giorno 2 spalle e braccia, giorno 3 gambe, nella quale eseguiva 2-3 esercizi per un totale di 15-20 serie per i gruppi muscolari grandi e 8-10 serie per i gruppi muscolari piccoli. Nella settimana leggera Robbie adottava una tabella meno strutturata:
facendosi guidare dal pump sia nella selezione degli esercizi che per quanto riguarda il numero di serie di lavoro da eseguire. In questo modo riteneva di eseguire un buon carico di lavoro, introducendo abbastanza varietà di stimoli per favorire una risposta positiva da parte dell'organismo. Fra le curiosità notiamo che Robbie preferisce allenarsi intorno alle 4-5 del mattino e ritiene che questo sia un ottimo modo per cominciare la giornata al meglio. D'altro canto non è mai stato un sostenitore dell'allenamento bigiornaliero e ritiene che sia sufficiente allenarsi una sola volta al giorno. Sul piano alimentazione, Robbie ritiene che la nutrizione sia di gran lunga la parte più importante nello stile di vita del bodybuilder e che conti per il 90% al fine dei risultati che possiamo ottenere in palestra. In tal senso raccomanda di cibarsi di alimenti naturali non processati. Fra i suoi alimenti di riferimento cita la carne di bisonte, il pollo, il tacchino, il pesce, le uova, il riso, le patate, la verdura e la frutta naturale e ricorda l'importanza di bere molta acqua per mantenersi ben idratati. È anche un sostenitore dell'uso degli integratori alimentari, che ritiene particolarmente importanti specialmente con l'avanzare dell'età, quando il fisico ha bisogno di un po' di aiuto per recuperare al meglio dalle fatiche in palestra. Sul piano steroidi, Robbie non fa un mistero che, a partire dal 1975, ne ha fatto uso e che questi sono stati un fattore importante per il suo successo agonistico, ma a causa della sua anemia falciforme ha dovuto farne sempre un uso moderato, una situazione che ritiene sia stata una delle ragioni per cui non ha mai avuto grossi effetti collaterali negativi per la sua salute. Ovviamente, chiusa la carriera agonistica, Robbie ha chiuso col discorso doping e ritiene che alla sua età e che con i suoi obiettivi correnti non avrebbe nessun senso fare uso di steroidi. Riassumendo, Robbie Robinson è stato e rimane un'icona del mondo del bodybuilding. Da protagonista di diverse edizioni del Mister Olympia negli anni 70, a vincitore di numerose gare negli anni 80, fino alla consacrazione a Mister Olympia Masters nel 1994, Robbie vanta un palmarès di tutto rispetto, che comprende i titoli di Mister America, Mister Mondo, Mister Universo e Mister Olympia Masters IFBB. Se vogliamo, l'unico neo nel suo medagliere è la mancanza del titolo di Mister Olympia, ma sui 2 secondi posti ottenuti alle spalle di Frank Zane nel 1977 e 1978 potremmo discutere. E oggi, fra i suoi coetanei, Robbie davvero non ha rivali. La sua carriera è un tributo alla passione vera, alla perseveranza e ad una corretta interpretazione dello stile di vita del bodybuilding. Volendo riassumere la storia di Robbie in una frase, viene spontaneo ricordare l'aforisma che recita: il tempo è galantuomo e mette ognuno al proprio posto, ogni re sul suo trono ed ogni pagliaccio nel suo circo. E Robbie ha superato brillantemente il test del tempo. Gli auguriamo ancora tanti anni di salute e forma fisica, a dimostrazione dell'efficacia dello stile di vita del bodybuilding ben concepito, un tributo ad uno stile di vita semplice. Ciao, alla prossima!